Un anno fa abbiamo lasciato l'Australia, siamo tornati a vivere in Italia e poi siamo andati a vivere in Canada. E oggi siamo tornati qui a Cairns, proprio a Cairns, e chissà perché. Oggi ve lo diciamo. È stata una decisione facile? no, Da rifarsi di nuovo? forse. Ma che forse, sì! In ogni caso c'è una cosa che abbiamo capito e ve la diremo a fine video. Quindi rimanete sintonizzati, rimanete qui nel nostro canale, capito? In molti ci avete chiesto perché siete tornati, perché avete lasciato il Canada, perché avete lasciato l'Italia e oggi vi risponderemo a queste domande. Partiamo da 3 anni fa. 3 anni fa quindi siamo partiti, per chi non lo sapesse, siamo venuti qua in Australia. Siamo rimasti in Australia per 2 anni. Mi era piaciuta l'Australia, ma non eravamo sicuri se volessimo farla a casa nostra. Volevamo tanto farla a casa nostra, però poi abbiamo detto, però ci fermiamo già qui, dopo già la prima esperienza, solo così. E allora abbiamo detto, sai che c'è? Sentiamo la nostra amica che sta in Canada, vediamo lei cosa ci dice e in base, se ci piglia, partiamo, andiamo in Canada. Così è stato, abbiamo deciso tutto in una settimana, in pochi giorni. Quindi noi abbiamo detto, sai che c'è? Prendiamo il biglietto e partiamo, andiamocene. Proviamolo. Proviamolo, facciamolo, perché è così che si vive la vita. Per chi non lo sapesse. Anyway, dopo l'Australia quindi siamo tornati in Italia per 6 mesi, perché per applicare per il visto del Canada ci serviva la residenza. Al momento la residenza era in Australia e quindi l'abbiamo dovuta richiedere, quindi siamo andati in Italia. Dopo che ci hanno accettato la richiesta siamo andati in Canada e dopo che hanno accettato il visto, perché ecco non è che è molto semplice, diciamo che una volta che tu applichi per il visto vai inserito a una pool, come già avevamo spiegato nei precedenti video, poi vieni pescato come i pesciolini. Guardate il video Canada vs Australia e lì potrete vedere le differenze principali tra questi due paesi, anche i metodi di applicazione, i tempistiche, anche guadagni, eccetera. In Canada siamo stati lì per 6 mesi e proprio il 1° gennaio abbiamo deciso di prendere e di tornare in Australia. Perché? Non vi rispondiamo subito al perché, perché prima bisogna parlare di che cosa è successo in Canada per farci capire che dovevamo tornare in Australia. Quindi, uno, il Canada è molto bello, ci è piaciuto tanto, Sì. però diciamo che alla fine pioggia, sempre brutto tempo, comunque non che ci scoraggia, però ci abbatte un pochettino. Cambia un po', siamo meteopatici. Non eravamo attivi, Meteopatici. ci sentivamo dei vecchi, ormai facevamo soltanto casa, lavoro, lavoro, casa, uscivamo ogni tanto e quindi abbiamo deciso, perché comunque fuori non è che c'era proprio il meteo top, e quindi abbiamo deciso di di partire anche per questo motivo. Questo è uno dei principali motivi. E come poi abbiamo detto nel video Canada vs Australia, poi più nel dettaglio, potete vedere come anche la difficoltà dei costi della vita, i costi dell'affitto, Le tips. esattamente, rendevano un pochettino anche un po' più complicato poter, diciamo, svagarsi, no? Nei Sì. nei giorni liberi. Detto ciò, esperienza bellissima, posto spettacolare. Ovviamente ci sono sempre delle emozioni in gioco quando viaggi, ti sposti, parti, quindi la diciamo facile, abbiamo lasciato il Canada, abbiamo lasciato l'Italia, ci siamo mossi, siamo ritornati qui. Anche quando abbiamo lasciato l'Australia non è stato facile, perché ogni volta che si va in un nuovo posto siamo umani, si socializza, si fa amicizia, quindi è normale che una parte di cuore rimane spezzata in ogni punto in cui ti muovi. Però l'abbiamo fatto per il nostro futuro, perché in 5 anni dove ti vuoi trovare tu? In 5 anni, se mi vedo nei prossimi 5 anni, Tra 10 5 anni, io ti direi in questo momento Australia. Australia. Questa è una delle domande che ci siamo fatti, cioè dove ci E vorremmo che ci avete vedere. fatto? Esatto, dove ci vorremmo vedere. Quindi proprio per questo che il primo giorno dell'anno abbiamo prenotato il biglietto e siamo arrivati qua da qualche giorno in Australia. Siamo tornati nello stesso posto dove eravamo stati Per 6 mesi per fare le farm, e siamo tornati a casa di un nostro amico, diciamo era il proprietario di questa casa, che poi è diventato un nostro amico, e prima infatti di partire abbiamo sentito lui per chiedergli della casa. Ecco, un'altra ragione è stata questa: abbiamo chiamato quel giorno lì, il 1° gennaio, abbiamo chiamato il nostro amico e lui ci ha detto guardate che la casa si libererà a febbraio. Ho detto minchia, è proprio top, cioè nel senso ci scadevano i 6 mesi dell'affitto della casa, quindi è era a febbraio, e quindi abbiamo detto cioè è proprio preciso, è proprio fatto per noi, è perfetto, l'universo proprio ce la sta mandando, quindi andiamo. Però diciamo che noi abbiamo i nostri contatti qua, quindi cioè anche aver avuto esperienza a Cairns, come ce l'abbiamo anche avuta a Melbourne, come ce l'abbiamo avuta a Sydney, ci fa avere dei contatti, quindi quei contatti sono preziosi. Questo è un altro motivo per cui siamo venuti qua, quindi avevamo anche già la casa. E la casa è bellissima perché siamo in mezzo, Alla siamo natura. completamente in mezzo alla natura, perché dopo 3 anni essere stati in città avevamo proprio bisogno di riconnetterci con noi stessi, stare in un ambiente dove la natura ha il sopravvento su tutto, e qui ve lo possiamo garantire che siamo circondati. Anche prima Marzia, come avete visto, aveva paura che c'era un ragno, A parte che è sparito, vabbè. pieno ovviamente di ragni. Siamo in Australia, ragazzi, ma io mi sento assolutamente tranquillo, sereno, perché anzi ti proteggono da altri insetti ancora più brutti. Quindi in realtà i ragni sono i nostri amici, perché ne abbiamo anche qualcuno dentro casa, ma li Poi, lasciamo una lì. cosa a cui ho sempre pensato, no? L'Australia è piena di ragni, no?
La storia è piena di ragni e di solito in Italia si dice ragno porta guadagno. Qua funziona, qua è vero. È vero. Quindi se avete dei ragni in casa, lasciateli in casa, ok? Ti portano tanto guadagno. Tanta fortuna. Infatti l'Australia non è messa male economicamente, E, ecco, un'altra motivazione è stata anche proprio questa, perché gli stipendi sono più alti, la qualità della vita è più alta rispetto anche al Canada. Cosa ci ha fatto prendere questa decisione? Raccontiamo perché quel giorno... L'Australia mi ha dato tanto, ci ha dato tanto. Siamo partiti proprio da basso, siamo partiti da una stanza di un ostello piena di scarafaggi, abbiamo dormito con gli scarafaggi. In più di un ostello, anche qua proprio stessa Kansas. E poi la nostra prima casa, la nostra prima conquista di casa, quindi è stata tipo, è come sempre abbiamo fatto un grow up, nel senso che siamo partiti dal basso per arrivare in alto. A Melbourne vivevamo in una stanza bellissima, mentre fino all'inizio invece vivevamo in una casa piccolissima dove non avevamo neanche l'armadio, continuavamo ad aprire e chiudere la valigia, chiudevamo tutto con le mollettine o lo scotch per far sì che gli scarafaggi non entrassero dentro il nostro cibo o le nostre cose. Questo per farvi capire una cosa, ragazzi, qua non siamo qua per discriminare in nessun posto, né neanche per dire che l'Australia o il Canada sono i posti magici rispetto all'Italia. Noi siamo qua per raccontarvi la nostra esperienza, quello che noi siamo riusciti. E io quello che anche Marzia concordiamo è che qua è un po' come se la vedessimo una terra delle possibilità. Ma se te le meriti, nel senso che tutto ciò che tu fai te lo guadagni. Esatto. E non è che viene prima chi non ha fatto un cavolo, ecco. Cioè c'è molta meritocrazia qua. Quindi se tu ti rimbocchi le maniche per bene, ti impegni, hai tutto quello che vuoi. Quindi anche a Melbourne noi da che vivevamo da una casa, un ostello con scarafaggi, noi siamo riusciti ad arrivare a vivere in un grattacielo al 52esimo piano con donna che ci veniva a fare le pulizie. Cioè io queste cose me le immaginavo impossibili, cioè nel senso... E qui è stato possibile, cioè facendo due lavori semplici, cioè lavorando Marzia in una gelateria e io lavorando in un bar, cioè quindi non stiamo neanche dicendo che fossimo un dottore, siamo due persone semplicissime, quindi con gli stessi soldi che stavamo guadagnando in Australia, quindi... puoi viaggiare tanto. Ragazzi, l'Australia ci ha fatto sognare e ci ha fatto credere in questo sogno. Ha reso anche persone migliori rispetto a quelle che eravamo prima. Diciamo che ci siamo sentiti cambiare, siamo cambiate noi in questo percorso perché abbiamo potuto finalmente vedere, soprattutto in Australia, che potevamo fare quello che prima non riuscivamo. Prima ci sentivamo come se fossimo bloccati in come se c'era qualcosa che ti imprigionasse e ti privasse della tua reale libertà. Qua ci siamo sentiti liberi di essere quelli che vogliamo, quello che siamo, non essere giudicati e di davvero, anche per dire il nostro lavoro, ho iniziato a lavorare in hospitality perché qui non viene giudicato che stai lavorando come un cameriere, stai lavorando come barman, quindi vieni paragonato e vieni anche ricompensato economicamente e a livello di diritti come qualsiasi altro lavoro. E quindi questo ti fa star bene, ti fa sentire di libero di scegliere qualsiasi anche lavoro. Ragazzi, è bellissimo, è proprio lo stile di vita che c'è qua. A noi ci piace tantissimo, ci sono tante cose da dover affrontare, come vi abbiamo detto prima. Soprattutto all'inizio, ecco, cioè soprattutto all'inizio quando arrivi non è semplice, ma non sarà mai semplice da nessuna parte. All'inizio devi comunque trovare casa, trovare lavoro, cioè se non sai la lingua devi anche imparare la lingua, devi cercare di comunicare. Insomma, sono tante cose che magari vivevi la tua vita a Milano, ok, o a Roma o dove la vivevi tu, e la vivevi con la tua routine, no? Quindi ti alzavi la mattina, c'avevi il tuo lavoro, c'avevi quello, c'avevi la mamma che ti stirava i panni e tutto, e quindi avevi tutto pronto e preparato. Dal momento in cui ti trovi dall'altra parte del mondo, non c'è la mamma, non c'è il papà e non c'è nessuno, ci sei soltanto tu. Amici, non c'è niente. Non c'è niente, devi Cambia cominciare da capo. E quindi ecco, a noi questo stile di vita ci piace, ci fa accendere qualcosa dentro, ci fa sentire i brividi, ci piace. Ci fa sentire vivi. Ci fa sentire vivi. Esatto, ci fa sentire vivi. Ad alcuni invece magari dopo una settimana dicono oddio, me ne torno in Italia perché non ce la faccio, o me ne torno dove stavo. Perché a volte piace ad alcune persone stare ovviamente un po' nella comodità, perché a chi ragazzi non piace stare nella comodità? Anche noi cerchiamo qua, una volta che hai fatto fatica, prima o poi si vuole cercare la comodità, è normale, perché vivere costantemente nella zona fuori comfort alla lunga stanca, perché comunque richiede delle energie. Però è normale che abituati dopo anni uno a vivere a casa, stare a casa, doversi rimboccare le maniche, riuscire a ritrovare tutto nuovo non è facile. Però è bello perché ti riscopri tu anche, quindi sono diciamo degli obiettivi che ti metti davanti, che ti poni, ed è bello perché quando ti rimbocchi tu le maniche e sai che l'hai fatto tu,
è soddisfacente, credi anche più in te stesso, in quello che sei, in quello che fai, in quello che potresti essere. Quindi ecco, se siete ambiziosi come persone, questa è una bella avventura, ecco. Quindi quello che vogliamo farvi capire è che dopo aver vissuto il Canada, essere ritornati in Italia, abbiamo avuto modo di dire dove ci siamo sentiti più noi stessi, dove ci siamo sentiti più a casa. Prima non avevamo la conferma, abbiamo visto quindi uno stile di vita americano, abbiamo rivisto un attimino lo stile di vita europeo, perché mentre siamo comunque tornati in Italia siamo fatti anche qualche viaggetto, ci siamo mossi, e quello che abbiamo capito, ragazzi, è che sicuramente per il momento noi vogliamo stare qua. Questa è quella che noi adesso al momento sentiamo casa. Non so se avete avuto anche voi un posto in passato, magari, non so, dove siete stati veramente, veramente bene, dove vi siete sentiti a casa, dove siete sentiti a vostro agio, dove vi sentivate nel posto giusto. Connessi. Ecco, è quello che è successo a noi qui. E quindi è quello che vogliamo sempre, no? A fine video sapete che noi diciamo sempre, no? La frase un po' più motivazionale, vogliamo sempre, no? Ispirarvi a partire. Se avete in mente di partire, avete quel posto in testa da anni e volete andarci, volete andare, non so, a Bali, volete andare in Canada, volete andare in America, volete andare da qualsiasi parte del mondo, fatelo. Ragazzi, provatelo. 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 Perché se noi non avessimo provato, non ci fossimo buttati in questa esperienza, noi non avremmo capito che in questo momento saremmo voluti stare qui. Noi l'abbiamo capito perché l'abbiamo provato, l'abbiamo vissuto. Il nostro corpo, la nostra anima, tutto quello in cui potete credere si è connessa con questo posto. E qui ci hai voluto far tornare. Ed è qui che per il momento, come dicevamo prima, vogliamo rimanere. Quindi quello che noi adesso vi vogliamo invitare a fare, ragazzi, sicuramente, è prendere la valigia, prendere un treno, prendere un aereo, Qualsiasi cosa. o se siete già nel posto giusto siamo felicissimi per voi, siamo contenti, però davvero pensateci, perché a volte Viaggiare vi cambia, viaggiare cambia la vostra testa, vi apre la testa tantissimo, quindi viaggiate, non smetterò mai di dirvelo, viaggiate, perché la Marzia di una volta, il Thomas di una volta non sono Marzia e Thomas che sono non adesso, siamo più gli stessi. completamente diversi. Ci siamo rivisti nella foto, poi vabbè, se ci avete piacere di seguirci su Instagram, vi lasciamo qua i nostri Instagram. Siamo ritornati nella nostra palestra dove andavamo ad allenarci qui. Il nostro personal trainer ci aveva fatto le foto e ce le aveva messo lì, incollati nel muro. E quindi adesso ritornare lì e rivederci le nostre foto lì mi ha fatto ripensare alla Marzia che non sapeva parlare in inglese, andava sempre nei posti italiani e si sentiva insicura di se stessa, si sentiva insicura anche di dover parlare e di esprimersi, quindi di anche farsi rispettare come si deve. Cioè, se una cosa non mi andava bene non potevo dire di no, dovevo dire di sì, dicevo di sì, non dovevo, dicevo di sì, perché era l'unica chance per me in quel momento, l'unico modo che avevo io per poter stare, diciamo, sentirmi al sicuro. Invece adesso io mi sento al sicuro ovunque io vada, mi sento al sicuro, anche se ci sono i ragnetti qua. Però mi sento al sicuro ed è bellissimo sentirsi a casa ovunque tu vada, ovunque tu vai. Normale, qua io mi sento più connessa, noi ci sentiamo più connessi con questa terra e l'idea quindi è di rimanere qua, quindi abbiate il coraggio, la vita è una prova, mettetevi la prova, buttatevi e siamo sicuri che non ve ne pentirete. Porca zozza, è caduto qualcosa, ma qua non sappiamo mai che cosa cade, se è un animale o qualsiasi altra cosa. Non so se l'avete sentito. Ad ogni modo, ragazzi, a questo punto vi salutiamo, vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine, a scriverci un commento e dirci cosa ne pensate e se avete bisogno di qualche consiglio, se avete bisogno anche di semplicemente un incoraggiamento o sapere altro su anche le nostre esperienze che magari vi possono anche in qualche modo motivare. Seguiteci nei nostri social, continuate a seguire i nostri video e al prossimo video. ciao! Ciao!